Siamo in cammino verso la nuova stagione di caccia e quale miglior modo se non raccontandovi quella che è stata un'esperienza davvero intensa e particolare. Parliamo del Benelli Hunting Test Adventure, un doppio contesto, sia nei terreni gestiti dalla Montefeltro Tour Operator nella riserva di Rivergaro, quindi sui colli piacentini, poi trasferendoci alle linee di tiro Benelli al TAV di Fano, abbiamo avuto modo di fare esperienza di quella che è la tecnologia dei fucili Benelli. Parliamo nel caso specifico della sua gamma di semiautomatici, la gamma più vasta al mondo, e in questa particolare occasione andiamo a parlare di 3 fucili dedicati a delle cacce specialistiche, quindi il Benelli Colombo in calibro 12, il Benelli Migra in calibro 20 e sempre nel calibro 20 il Benelli Beccaccia Supreme. Abbiamo parlato anche troppo, non resta che lasciare spazio alle immagini per portarvi con noi dentro questa avventura che parte proprio dai terreni di caccia della riserva di Rivergaro. Ci ritroveremo per le considerazioni finali per quelle che sono state le nostre impressioni in questa avventura.
I colli piacentini di Rivergaro hanno sicuramente dato delle prime risposte per quanto riguarda la nostra esperienza direttamente sul campo. Abbiamo cacciato con i cani da ferma, con i miei setter, alternando anche un'esperienza nell'esperienza, anche dei cani, dei piacevolissimi e bravi bracchi italiani che ci hanno dato modo di esaltare quelle che erano in qualche modo le peculiarità di alcuni fucili dedicati proprio alla caccia con il cane da ferma, come il Beccaccia Supreme, e abbiamo tuttavia notato delle positive caratteristiche condivise anche dal Migra, sia per maneggevolezza che per resa balistica. Per quanto riguarda il semiautomatico Benelli Colombo, ci ha servito nello stesso modo impeccabile dal punto di vista balistico. Dal punto di vista, diciamo, pratico e della maneggevolezza, sicuramente ha dato poi il meglio di sé nel campo di tiro, quindi in pedana, con dei caricamenti, delle dosi più vicine a quelle che sono poi le sue reali condizioni di caccia e di tiro, quindi alla sua preda d'elezione, il colombaccio. Trasferiamoci direttamente sulle linee di tiro. Siamo al Tab di Fano, abbiamo subito assemblato il strozzatore long shot, ideale per i tiri sulle lunghe distanze, quindi inizieremo una serie di piattelli, ovviamente andando ad immaginare i colombacci più lontani sulla tesa o nella caccia dal campo. Iniziamo per avere tutte le conferme delle caratteristiche che già conosciamo di quest'arma. Ci siamo spostati al percorso caccia e ovviamente il Benelli Colombo ci dà la possibilità di adattarci ad altre tipologie di tiro, quindi a tiri d'incontro, tiri più ravvicinati, grazie allo strozzatore che abbiamo cambiato. Avevamo il long shot, adesso abbiamo assemblato il wide shot, appunto per i tiri d'incontro. Oh! Lo sappiamo, arrivano dal mare. Quale miglior contesto di questo per immaginarli ed iniziare ad aspettarli provando il Migra qui al Tab di Fano. Iniziamo con i piattelli più lunghi, infatti abbiamo assemblato lo strozzatore long shot. La sua camera da 70 mm per ottimizzare le cartucce e i munizionamenti per il calibro di riferimento. Questa volta lo andiamo a provare, vediamo gli effetti con le cartucce ovviamente da tiro, da 28 grammi. Oh! Oh! Abbiamo il wide shot adatto ai tiri sicuramente più ravvicinati e i tiri d'incontro. Beccaccia Supreme calibro 20 arriva qui al Tab di Fano con la sua canna da 61 cm e uno strozzatore per adesso che abbiamo scelto da 3 stelle. I piattelli partono già ad una distanza di 15 metri, quindi siamo già nelle distanze che diciamo nel bosco sono quelle massime per ingaggiare il primo tiro sulla beccaccia. Vediamo come si comporta. Ci
Ci mettiamo in posizione innaturale per il tiro a piattello, ma naturale per quello che è la caccia con il cane da ferma. Benelli Hunting Test Adventure giunge dunque alla sua conclusione. Possiamo arrivare quindi alle nostre conclusioni e alle nostre considerazioni finali. Partirei dal Beccaccia Supreme calibro 20, che è un semiautomatico sicuramente ideale per quei cacciatori che frequentano gli ambienti davvero più impervi e più fitti, quindi un fucile che consiglierei davvero agli stoccatori, a coloro che hanno bisogno di un fucile per il tiro istintivo e di un fucile che in questo caso è davvero un ultra leggero. 2,450 kg, un fucile fatto per camminare dall'alba al tramonto e per colpire con tutta la necessaria precisione e quindi anche concentrazione nel momento dell'incontro. Ha dato dei buoni risultati infatti soprattutto nei tiri di stoccata, lo abbiamo messo alla prova in situazioni particolari come avete visto anche sul campo di tiro, impostandoci in una maniera particolare per la pedana ma nella maniera canonica in cui si va a servire il cane in ferma, quindi sparando distinto anche sui piattelli, quindi raggiungendo anche bersagli che lo sappiamo sono bersagli meccanici, quindi molto veloci, in maniera rapida, precisa e distintiva. Un fucile quindi il Beccaccia Supreme che può adattarsi anche alla caccia generica con il cane da ferma, ma che sicuramente con le cartucce da beccaccia e negli ambienti quindi boscosi con i suoi 61 cm di canna può dare le migliori soddisfazioni. Passando al semiautomatico Migra calibro 20, diciamo che ci avviciniamo ancora di più a quello che è il concetto di fucile polivalente, un fucile sicuramente anche in questo caso specialistico e dedicato, e la sua camera da 70 mm lo dimostra, quindi da utilizzare sicuramente con cartucce adeguate durante soprattutto la prova a caccia, inserendo alcune cartucce semi-corazzate anche con dosi generose di piombo, in piombo 6, dove sinceramente alla spalla si faceva notare quella carica che era un po' sovradimensionata per il fucile. Non nasce infatti con quest'uso, con questa concezione, ma è un fucile per la piccola migratoria, quindi una piccola migratoria che sappiamo si caccia in diverse situazioni, la si può cacciare sia da appostamento sia in movimento, quindi è un fucile che durante la nostra prova ci ha fatto notare la sua trasportabilità, la sua maneggevolezza, un fucile poi preciso sia nelle fucilate più istintive sia nel tiro mirato, come ci ha dimostrato poi nella prova sui piattelli. In conclusione quindi il Migra, un fucile per appassionati della piccola migratoria sì, ma sia da appostamento ma anche nella caccia vaganti. E concludiamo con il calibro maggiore, con il calibro 12, con il Benelli Colombo. Concludiamo con lui perché è un fucile che già avevamo avuto modo di provare sul campo, su quella che era la sua caccia, la caccia al colombaccio, e quindi è stata più che altro questa esperienza una conferma delle qualità di questo fucile, che sicuramente dà il meglio di sé appunto nella caccia da appostamento e sui tiri quindi mirati. Nella prova sul campo si è distinto come sempre per la sua efficacia balistica, anche se il suo peso standard lo rende comunque sia un fucile che dà il meglio di sé, quindi nella caccia da appostamento e sui tiri mirati. È stato di grande aiuto l'accorgimento tecnico dello strozzatore intercambiabile wide shot e long shot, come nel caso del semiautomatico Migra, e che si è fatto notare quindi soprattutto sia nei piattelli di incontro, che potevano in qualche modo simulare i colombaci in arrivo sia sulla tesa che in una caccia invece dal campo, ma soprattutto nei tiri mirati e impostati alle più lunghe distanze. In conclusione quindi il Benelli Colombo calibro 12, un fucile polivalente sì, ma soprattutto per quei cacciatori che non badano troppo al peso, a favore della stabilità
del fucile. Non ci resta quindi che ringraziare Benelli ancora una volta per questa opportunità, per questa esperienza che abbiamo avuto modo non solo di vivere ma di condividere con voi. Quindi a questo punto il nostro più grande in bocca al lupo, vi auguriamo le migliori emozioni e le più belle stagioni di caccia.